benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo la recensione del filato Marleycott di casa Tessiland. Prima di cominciare vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Dunque, filato Marleycott 55% cotone. Eccolo qua, 20% poliestere, 9% poliammide, 12% fibra metallica e la vediamo molto bene, 4% di altre fibre e abbiamo rocche da 250 grammi per 450 metri, uncinetto consigliato dal 5 al 7, ferri consigliati dal 6 all'8 ed ecco qua appunto la scheda del nostro filato. Andiamo a vedere che cosa ci regala questo filo. Intanto, come abbiamo detto, una composizione piuttosto spessa, quindi uncinetto 5-7, sappiamo che il tubolarino non è dei più sottili assolutamente, molto ricco di fibra metallica e qui vi faccio già un piccolo appunto perché sebbene nel risultato finale dei nostri capi ci sia davvero tantissimo lurex, che è poi penso proprio lo scopo di questo filato, è anche vero che dobbiamo munirci di scopa e paletta una volta finita la lavorazione perché molto di questo lurex ce lo troveremo sparso un po' per tutta casa, quindi vedete già solo registrando il video ne abbiamo qualche piccola dimostrazione e questa non è una cosa molto comoda, però ci può stare considerata la mole di presenza di questo lurex. Come mi sono trovata nella lavorazione? Devo dire non benissimo perché data proprio la grande presenza di questo lurex ho trovato poco scorrevole il filo tra le dita, anzi in alcuni momenti l'ho trovata quasi fastidiosa, questo touch and feel l'ho trovato un po' fastidioso e ovviamente non posso pretendere una totale morbidezza considerando proprio, come ripeto per la terza volta, la presenza importante di questo lurex, quindi diciamo che volendo andare ad ottenere un capo molto luminoso con molta fibra metallica sicuramente non possiamo aspettarci un filo morbido e scorrevole, però devo appunto dire quali sono state le mie sensazioni al riguardo. Vi faccio vedere come si presenta il filo lavorato. Avete già visto lunedì nel tutorial, ma qui lo vediamo un pochino meglio. Abbiamo questa prima parte realizzata con classica maglia alta, vedete? E sotto abbiamo questo punto traforato che sto stravolgendo in questi video per farvi vedere proprio come con un po' di fantasia ed un unico punto di lavorazione si riescono ad ottenere davvero un'infinità di capi ed accessori. Ma non divaghiamo. Abbiamo appunto il nostro pannello realizzato a maglia alta e sotto il traforato. In questo modo potete vedere come si comporta il filo con classiche lavorazioni. A mio parere resta un po' pesante e quindi non lo consiglierei per realizzare degli abitini estivi. Per quanto riguarda invece tutte le altre stagioni possiamo assolutamente sbizzarrirci con tutto quello che desideriamo perché sicuramente è coprente e azzarderei addirittura un caldo come aggettivo nonostante sia appunto cotone. Consiglio questo filato, come ripeto, per quello che riguarda capispalla, autunno, inverno, un po' di primavera, sì. E per quello che riguarda una lavorazione estiva, onestamente non lo vedrei. Io non penso di realizzare progetti con questo tipo di filato per quello che riguarda appunto l'estate. Mi fermo al coprispalla che sicuramente sarà un passepartout 4 stagioni e faccio veramente i complimenti alla luminosità perché questi sono dei filati molto interessanti, però magari ecco per capispalla un bel poncio, ci vedo bene una bella cappa o perché no. Assolutamente. Fatemi sapere voi che cosa pensate di questo filato, se lo avete provato, come vi siete trovate voi, perché è importante poi confrontare le esperienze. Io spero di aver fatto cosa gradita con questa recensione, vi do appuntamento alla prossima, giovedì.